Ehi là, in questo video parliamo di Fedora 39 Silverblue. Fedora è la distribuzione Linux utilizzata dal creatore di Linux, quindi sicuramente è una distribuzione innovativa e in particolare la versione Silverblue è anche una delle prime distribuzioni Linux ad essere immutabile. E in questo video vedremo appunto se funziona, se non funziona e soprattutto se vale la pena utilizzarla. Io sono Luigi, in questo canale parliamo di tecnologie che tu puoi controllare, puoi seguirmi su Telegram, Te Consapevole per quanto riguarda gli aggiornamenti sulla tecnologia e Te Consapevole Crypto per gli aggiornamenti sulle criptovalute. E se ti piacciono i miei video ti consiglio anche di dare uno sguardo agli approfondimenti della Te Consapevole Academy. Ok, allora, prima di iniziare, comunicazione di servizio, ho caricato sulla Te Consapevole Academy un video pazzesco su come utilizzare la rete I2P per scaricare file da internet senza lasciare il proprio indirizzo IP, quindi se utilizzate questa tecnologia non dovrete più utilizzare le VPN per questo tipo di operazione e vi assicuro che è una cosa veramente pazzesca. Ok, allora Fedora Silverblue attualmente è ancora in versione 38, ma a momenti sarà disponibile la versione 39. Se andate sul sito internet di Fedora potete scaricarla in modalità ISO o in modalità Fedora Media Writer. Non so perché si inventano delle cose non standard per questa operazione. Comunque, come vedete qua è in versione 38, ma abilitando questa spunta vi esce fuori la versione 39 e qui potete appunto scaricarla. Appunto Fedora è una distribuzione Linux di tipo immutabile, quindi la caratteristica principale è che non vi dovrebbe lasciare con un sistema inconsistente in caso di aggiornamenti che non vanno a buon fine. Un'altra distribuzione che ha questa caratteristica è NixOS e trovate il video nella mia playlist recensioni. Tuttavia NixOS è molto diversa dalle distribuzioni Linux diciamo tradizionali, invece Fedora Silverblue e OpenSUSE MicroOS Eon sono distribuzioni Linux che cercano di essere abbastanza di transizione, quindi hanno entrambe le caratteristiche, sia la parte immutabile e sia la parte di distribuzione classica, quindi dovrebbero essere un pochino più compatibili, perlomeno in teoria. Ok, altra cosa, questo è il changelog, quindi qua ci viene detto tutti gli aggiornamenti che sono stati apportati a Fedora 39 Silverblue. Direi che sono tutti, diciamo, aggiornamenti incrementali e comunque in questo video a me interessa proprio la prova sul campo. Quindi questo è il sistema Fedora Silverblue versione 39 e sulle informazioni di sistema vi dice anche appunto modalità Silverblue, quindi non è una Fedora normale, GNOME 45 Wayland, quindi ha tutte le carte in regola per essere considerata una distribuzione aggiornata. Ok, iniziamo con un po' un commento su questa distribuzione Linux. L'installazione assolutamente è andata avanti senza problemi particolari. Mi è piaciuto il fatto che è una distribuzione Linux che non vi chiede tutti i dati all'inizio, quindi prima ve le installa sul disco e poi vi dà la possibilità di aggiungere il primo utente del sistema operativo e cose di questo tipo. È tra le poche distribuzioni Linux a implementare il fractional scaling. Questa funzionalità è stata implementata da Ubuntu in diverse versioni precedenti e questa volta è disponibile anche in Fedora 39 Silverblue, ovvero avete la possibilità di ingrandire le finestre fino al 125%. Senza il fractional scaling siete costretti a scegliere 100% oppure 150%, 200% e quindi se avete uno schermo grosso
vi trovate o con dei caratteri troppo grandi o con dei caratteri troppo piccoli se non avete il fractional scaling. Purtroppo questa funzionalità non è stata integrata in tutte le versioni di GNOME 45 e ce ne sono appunto altre distribuzioni che ancora non implementano questa funzionalità che secondo me è molto importante. Ok, adesso andiamo a vedere un po' le note dolenti. Questa è la prima apertura che ho fatto di GNOME Software, quindi il software per installare i pacchetti su Fedora. Purtroppo mi ha dato errore, è un errore abbastanza strano, che non può installare l'inglese. È strano perché ho installato Fedora in inglese, quindi non ho messo la lingua italiana. La cosa bella di Fedora è che però ci dice anche il motivo per il quale questa cosa non è stata installata, quindi è molto informativa da questo punto di vista e fortunatamente questo problema si è risolto con gli aggiornamenti successivi. L'altra cosa interessante è che come OpenSUSE MicroS anche qui abbiamo il file system BTRFS come file system di default, quindi appunto alcune cose vengono gestite in modo diverso rispetto al file system normalmente utilizzato da Linux che è XT4. E altri errori strani, questa è la prima apertura di GNOME Logs, quindi per vedere cosa c'è che non va nel sistema. Purtroppo mi sono usciti questi pop-up bianchi, quindi senza un errore diciamo comprensibile. Anche qua altro errore strano, infatti quando utilizzo Fedora non so se sono io a essere particolarmente sfortunato, mi accadono delle cose veramente stranissime. Anche qua Dash to Panel, quindi l'estensione che vi permette di far uscire il pannello in basso in GNOME Shell, non era disponibile e mi dava questo errore veramente astruso, stranissimo che però fortunatamente con l'aggiornamento successivo di sistema che c'è stato successivamente, appunto questo errore è andato via, fortunatamente. Questo è come vengono presentati gli aggiornamenti su GNOME Software, quindi aggiornamento del firmware e aggiornamento delle applicazioni. La cosa strana è che facendo update all in realtà sono state aggiornate solo le app e questa parte qui ho dovuto cliccare aggiorna a parte. Questa è il changelog, quindi per ogni applicazione aggiornata ci dice effettivamente cosa è cambiata da una versione all'altra. Questa è una cosa positiva che non tutte le distribuzioni compilano adeguatamente. E l'altra cosa curiosa è che avete Flatpak per installare, diciamo, le applicazioni utente e non avete solo un Flatpak, ne avete due, quindi avete FlatHub, che diciamo è quello pubblico per tutte le distribuzioni Linux, ma avete anche un Flatpak gestito appunto da Fedora. E come vedremo c'è ancora una terza via che sono poi le applicazioni RPM che sono appunto i pacchetti a livello di sistema, quindi avete diciamo tre sorgenti di software a disposizione, quindi attenzione a non fare confusione. Qui ho fatto un test che avevo fatto anche con l'altra distribuzione Linux, quindi OpenSUSE MicroS, ovvero installare questo progetto che a me piace molto e si chiama appunto Cockpit e tra l'altro è anche un progetto inizialmente supportato da Red Hat Fedora. Ho seguito le varie istruzioni e sembrava essere installato correttamente. Tra l'altro qui ho utilizzato il comando rpm os3 come specificato appunto dalla guida di questo progetto. Sono state aggiornate delle cose, tuttavia questo progetto non è partito subito e mi ha fatto vedere anche qualche errore. Qui appunto mi fa vedere cosa è cambiato come aggiornamento di sistema, visto che sono stati installati come pacchetti di sistema. Tuttavia, appunto, ogni tanto mi capitavano questi errori un po' strani, per esempio quando mi trovava la cartella root per via dei permessi. Questo per dirvi che le distribuzioni Linux immutabili sono sicuramente interessanti e probabilmente sono il futuro, tuttavia potrebbero darvi delle incompatibilità che con le distribuzioni Linux tradizionali non ci sono.
Qua un'altra stranezza sempre di Fedora 39 Silverblue, qui abbiamo due versioni di Firefox, quindi la versione FlatHub e la versione RPM. Tuttavia quella disponibile inizialmente era la versione 116, però poi fortunatamente sono riuscito a installare la versione 119 semplicemente con un aggiornamento. Invece per quanto riguarda questo progetto Cockpit che vi dicevo, purtroppo mi sono usciti fuori questi errori, ovvero che da quello che mi immagino non riesce a comunicare con il backend. Questo è abbastanza strano perché è una distribuzione Linux appunto che dovrebbe supportare questo progetto. L'altra cosa curiosa è che non è possibile entrare come utente root, o perlomeno non sono riuscito a entrare come utente amministratore, perché l'utente installato non è tra diciamo gli utenti sudoers o l'analogo di Fedora, e probabilmente su una distribuzione di questo tipo non è neanche previsto questo tipo di utilizzo. L'altra cosa che mi ha stupito è che appunto alcune informazioni di sistema, come questa stratificazione presente nelle distribuzioni immutabili, sono disponibili solo da linea di comando, quindi con rpm os 3 status potete vedere gli stati precedenti del vostro sistema operativo Fedora, e quando appunto fate un aggiornamento vi dice appunto cosa è cambiato, cosa è stato rimosso, cosa è stato aggiunto. Questa cosa è abbastanza simile all'utilizzo normale di questo sistema operativo, solo che nelle distribuzioni mutabili spesso vi viene chiesto di riavviare per poter applicare queste modifiche. Questo è Dash to Panel, che nel frattempo poi aveva ripreso a funzionare, fortunatamente con un aggiornamento, così come anche Firefox poi è stato aggiornato alla versione 119. Questo progetto invece, che è una dashboard che vi permette di amministrare il sistema operativo Linux dal browser, come scritto dalla guida ufficiale è disponibile per Fedora, Red Hat Enterprise, CoreOS 100S. Tuttavia in Fedora Silverblue non sono riuscito a farlo funzionare a dovere, nonostante abbia provato un po' tutti i magheggi possibili, e da quello che penso è stato questo comando che qui appunto veniva esplicitato che doveva essere eseguito come utente root, quindi come utente amministratore, tuttavia eseguendolo solo come utente normale, diciamo non sono riuscito appunto a far partire questo container che invece era quello che ci permetteva di amministrare il sistema operativo. Quindi su alcuni tipi di applicazioni, diciamo, se non sono pacchettizzate in Flatpak, probabilmente potreste avere qualche problema, soprattutto se sono applicazioni che devono essere per forza utilizzate come amministratore. Questo è sempre lo status. Questo invece è il tipo di partizionamento, quindi ho lasciato quello suggerito durante l'installazione, quindi abbiamo la partizione boot EFI e poi varie directory montate all'interno di BTRFS. Questo è come viene esplicitata la versione una volta aggiornata, quindi Fedora 39, e poi viene anche aggiunto la data di quando è stato fatto l'aggiornamento. Qua ho fatto un'altra prova, ho installato un'altra applicazione. Come dicevo, nelle distribuzioni immutabili non potete dare i comandi tramite DNF oppure yum per installare i programmi. Dovete utilizzare appunto rpm os 3 install, e poi dietro le quinte viene installato appunto l'RPM di questo pacchetto di sistema, in questo caso htop. La cosa che mi ha stupito è che dando questo comando mi ha fatto il downgrade di un pacchetto collegato a Cockpit, quindi accadono delle cose che non mi sarei aspettato da questo tipo di comando. L'altra cosa particolare è che se non volete riavviare, anche qua potete dare questo comando con apply live. Tuttavia anche qui non mi è molto chiaro che cosa sia successo, perché
appunto ho dovuto effettivamente riavviare per applicare certe modifiche. Ok, quindi questa era Fedora Linux 39 e poi la data in questione. Si tratta di una distribuzione Linux, Fedora, molto importante per l'ecosistema, tuttavia ogni volta che provo Fedora mi sembra veramente di essere una cavia di Red Hat, in quanto molti programmi che su altre distribuzioni Linux funzionano senza problemi, su Fedora trovo sempre qualche incompatibilità o qualcosa di strano che mi stupisce. Conosco altre persone che sono molto contente di fare da cavie di Red Hat oppure probabilmente hanno bisogno di utilizzare dei software effettivamente aggiornati. Tuttavia, quando provo Fedora, però appunto una cosa personale, spesso ho sì dei software aggiornati, ma non mi sento sicura da utilizzarla come distribuzione Linux quotidiana. Fatemi sapere nei commenti se voi effettivamente riuscite a utilizzare Fedora in modo profittevole, senza queste stranezze che io incontro sempre quando recensisco Fedora. E con questo è tutto, come sempre lasciatemi un mi piace se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Ciao a tutti!